Oh, bentornati a Dadi e Destino, bentornati in questo podcast, sono così felice di sapervi con noi. Ora vorrei fare un piccolo recap per rimetterci nel mood di quello che è stato l'ultimo episodio. I nostri avventurieri, dopo 2 anni che non si vedevano e che non si sentivano, si sono riavvicinati per far fronte comune verso quella che credono essere una minaccia, non solo per loro, ma probabilmente anche per molte altre persone. E questa sembra essere una minaccia che viene dal loro passato, quindi sono veramente tanto motivati per sconfiggere questo rapitore, questo killer, chi lo sa. E abbiamo concluso l'episodio con Weimar che sta cercando gli indizi nel vicolo sotto casa sua, sta cercando degli indizi per riuscire a trovare delle tracce che gli possano permettere di avere una direzione, un'idea più chiara di quello che sta succedendo. Io non voglio dilungarmi oltre e quindi, come mi avete sentito dire spesso, prendete i vostri dadi pronti al vostro destino. Ci sono i segni evidenti di qualcuno che si è buttato, però probabilmente anche qualcuno che sa cadere perché non c'è sangue. C'è quindi della zona con la terra un po' più schiacciata o l'erba un po' più schiacciata, come se qualcuno fosse caduto e rotolato, appunto. Però essendo comunque un vicolo stretto deve essere stato attento, deve comunque essere abile nel farlo. Tracce di sangue non ne vedi, non ti faccio neanche tirare, è abbastanza palese, nonostante sia sera con la torcia, immagino che tu abbia una torcia, con una torcia illumini, non vedi tracce di sangue di sorta. Vabbè, torno su e spiego agli altri che comunque ci sono tracce di caduta, quindi lui probabilmente si è buttato dalla finestra con un peso sulla schiena. O l'ha gettato giù prima e poi si è tuffato lui, l'ha calato. Però se va a fretta non hai il tempo di calarlo. Una persona paralizzata che devi portare via di peso, se la butti dalla finestra è quasi impossibile che non lasci tracce di sangue. Non ha modo di ammortizzare la caduta. Quindi o l'ha ammortizzata lui e quindi ci ritroviamo davanti a un incantatore. Probabile se ha usato un incantesimo di ammaliamento. Sì, ma un conto è utilizzare un incantesimo di ammaliamento, che probabilmente conosci qualcosa anche tu, e un conto è rallentare la caduta di un essere umano di 60-70 kg. Sono 2 magie diverse. Ovviamente sì, è competente in quello che fa. E solitamente chi usa questa tipologia di magie, come puoi vedere da noi, non siamo molto forzuti fisicamente. È il nostro cervello che lavora, non i nostri muscoli. Confermo. Sì. Quindi è più probabile che sia sceso con lui sulle spalle, secondo me. Potrebbe aver magari usato una pergamena, costano tanto, ma... Sì. Vero anche quello. Però non mi torna il fatto che abbia rotto la finestra. Non ho mai fatto queste cose. Tu quando sei entrata ci sono rumori strani in casa? Nulla. Il silenzio era la roba più strana. Mio fratello è abbastanza confusionario e caotico, in quanto sia preciso nell'ordine nella disciplina. La finestra, guarda, non ci sono tracce di sangue intorno alla finestra, quindi l'ha rotta anche con maestria, non facendosi male. Esatto. Ma scusa, Weimar, ma la tua finestra era bloccata? Cioè, tu non aprivi mai la finestra? No, la apri. sì. E quindi è ancora più strano. Perché non aprirla normalmente? Secondo me doveva avere fretta. A meno che sentito dei rumori. non c'è stato prima una colluttazione che proprio qualcuno è andato a sbattere contro la finestra. Non lo so. Perché se no non aprire? C'è la maniglia. È sempre quello. Perché allora non ci sono tracce di sangue. È strano. Se Weimar prende uno di noi e gli sbatte la testa contro la finestra, il sangue c'è. A testa sì, altro no, magari ti rompi solo la spalla. Ma comunque ti taglia. Il vetro ti dovrebbe tagliare.
probabilmente, ripeto, per quanto strano aveva fretta di uscire. Non sappiamo il motivo, ma così sembra. Non saprei, vogliamo provare a vedere se ci sono delle tracce che ha lasciato nel percorso per andarsene. Proviamo a seguirle, se troviamo qualcosa. E in caso possiamo anche, per quanto mi duole ammetterlo, i pugni fiammeggianti. Magari hanno sentito di altre sparizioni infatti stavo pensando proprio la stessa cosa. Di andare, tanto avevamo già detto che saremmo andati da loro. Anche perché ci sono delle prove in questo caso che ci è successo qualcosa, per quanto la traccia magica stia per andare via. La rottura della finestra e impronte sono comunque delle prove. Cerchiamo di non guastarle noi. E guardo soprattutto Weimar, perché è bello possente. Perché penso che lo dovremmo comunque comunicare alle autorità, no? Sì. Weimar? Non lo chiaro, l'ho detto anche prima. Lui è il primo che voleva andare. Adesso che abbiamo analizzato la zona, possiamo andare. Allora, però aspettate, che ore si sono fatte? Dite che ci faranno entrare a quest'ora? Sì? Qualcuno della guardia cittadina c'è sempre. Dobbiamo comunicarlo. Entreremo. Ok. Con le buone. Entreremo. Lascio fare a voi. Ok, quindi vi mettete alla ricerca di tracce per vedere dove portano. Scendete e guardate dove è caduto. Prima di scendere, esco per ultimo, con la coda sollevo un po' di polvere verso lo scudo. Caro Weimar, non vedi questo gesto? Scendete, andate di sotto, vi posizionate sotto la finestra e da lì iniziate a cercare le prime tracce, giusto? Mi fate per favore un sopravvivenza per seguire le tracce. 13. 18. 14. Ok. 14. Ok. Te Weimar sei probabilmente talmente fomentato dalla cosa in senso negativo tra rabbia e nervoso generale che ti metti subito alla ricerca, dici tanto è caduto qui, può essere andato solamente destra o sinistra perché è un vicolo stretto. Noti subito le tracce che si muovono verso la tua destra, inizi a seguirle. Il problema è che tempo pochi passi, finisce il vicolo, si dirama poi in quella che è una delle strade un po' più grosse, lastricata e pavimentata, lì perdi le tracce. Soprattutto perché durante poi le ore successive sarà stata sicuramente calpestata e le poche tracce che potevi trovare si sono disperse. Sai che è andata in direzione centro città, quello lo sai perché la direzione del vicolo prende quella via, ma dove? No. Dove, cioè centro città a Baldur's Gate vuol dire tutto e non vuol dire niente. È come dire vado in centro e abito a Roma. Sì, dipende sempre qual è l'estensione del tuo centro città. Come supponeva prima Fanny, è una certa. Tra tutto si è fatto una mezzanotte circa, però ovviamente i pugni fiammeggianti sono le forze dell'ordine della città di Baldur's Gate, quindi se volete dirigervi da loro riuscite, sicuramente trovate qualcuno in una delle stazioni adibite. Andiamo. Prego, facci strada. Andiamo in una stazione, in una postazione. Arriva, dimmi. No, è che stavo pensando, ma sappiamo tutti come lavorano di notte. Ho paura di fare peggio, andarlo a dire adesso. Secondo me ci snobbano e basta, perché tanto di notte ci stanno solo... È un loro dovere andare a salvare e aiutare i cittadini di Baldur's Gate. Quindi non possono esimersi dal loro dovere. Ma dipende tutto chi ti trovi davanti. Di notte diciamo che non lo so. Pensa a chi si troveranno davanti loro. Ah, su quello non ho dubbi. Per quanto ti conosco, mi metti sempre un po' di soggezione ogni volta che mi guardi. Poi dopo mi tranquillizzo, però lì per lì un attimo dico oddio. Andiamo. Ok. Vi dirigete appunto in una delle caserme dei pugni fiammeggianti in cui non c'è molta gente in questo momento. Ci sono 4 guardie che stanno passando più il tempo, diciamo, è abbastanza tranquilla la zona evidentemente. E quando ovviamente bussate alla porticciola le guardie si alzano, vi aprono e una di queste, un uomo alto, poco più basso di te Weimar, e con un capello a caschetto
color rosso fiammeggiante, proprio che ricorda esattamente qual è il suo lavoro, lentiggini in faccia, ovviamente vestito a tutto punto, quindi l'armatura di cuoio con il simbolo dei pugni fiammeggianti impresso sul petto, ti guarda in modo piuttosto severo e ti chiede: cosa ci fate qui? Dite di cosa avete bisogno. Dovrei denunciare la scomparsa di una persona. Mio fratello. Allora potete entrare, sì. Sedetevi, sono tutti e 4 insieme. Siamo con lui. Fa un po' strano. Perché? Niente, prego, entrate Lei pure. non ha amici? Poi guarda te, caro il mio Kefka, la faccia lo dice proprio: io ti ho già visto e non è una cosa buona. Ti guarda con quello sguardo, ti dice: e tu Tiefling? Con loro sempre? Ricambio lo sguardo, però sorridendo, sempre un po' sornione, e gli dico: sì, sempre con loro. È una faccia da vista. E gli seguo dove gli ha detto di sedersi. Rimane un attimo interdetto da questa cosa, lascia perdere. Perché lo voleva dire lui, ma non l'ha detto. Non ho fatto in tempo. E vi mettete a sedere su un tavolino, davanti a un tavolino. Chi si siede? Le sedie che sono disponibili sono 2. Dite voi chi si siede, immagino uno Weimar ovviamente. Sì. E l'altro sono io che sono più vecchio. Ok, l'altro è Tanwin, ok. Vi mettete a sedere, dopo una ventina di minuti abbondanti, lo stesso tizio che vi ha aperto la porta si mette a sedere dall'altra parte della scrivania. Io in questi 20 minuti sto tipo con un gomito appoggiato sulla scrivania e l'altro col pugno che faccio. E batti di continuo. Batto costantemente. Il ragazzo che vi ha aperto, come dicevo, si mette dall'altra parte della scrivania e dice: prende della carta, delle pergamene, una penna ad hoc, la intinge e dice: perfetto, quindi siete qui per denunciare una scomparsa. Inizia a prendere degli appunti per quello che state dicendo. Se sbirciate notate che sta scrivendo denuncia di scomparsa. Sì, io sbircio, cioè io ci sono scritte tutte le cose che da qui in poi mi direte. Guarda a te Weimar dicendoti: come si chiamava la vittima? Will vittima? Beh, è scomparso. È scomparso, non è morto. Calmati, Come si Weimar. chiama lo scomparso? Will Goldew. Willem Goldew. Io sono il fratello. Il fratello denuncia scomparsa, il fratello Weimar Goldew. Weimar Goldew. Scrive. Come ti sei accorto della cosa? Rincasavo casa e l'ho chiamato più di una volta, non mi ha risposto. Sono entrato in camera sua, non l'ho trovato. Vedi che sono un attimo reticente in questo momento e guardo gli altri. Tiro fuori la lettera, che sono stato l'ultimo ad averla, me la sono tenuta e la faccio vedere. C'era questa lettera sul tavolo di camera di mio fratello. Si tratta di una lettera di un killer che ha già ucciso in passato a Waterdeep. Quando dici così non riesci a trattenere una sorta di... Mi fa ridere. Siete già arrivati... La morte delle persone. Certo, ma siete già arrivati alla conclusione. Limitiamoci ai fatti, ripiega la lettera e ve la dà. La gente che è morta sono dei fatti. Sì, tuo fratello però è solo scomparso per adesso. Cosa ti dice che non se n'è andato da solo lasciando un biglietto? Oppure chissà chi ha portato questo È biglietto. una traccia inequivocabile quella. Di chi? Del marionettista. Il marionettista. Che ti stavo dicendo, ha agito a Waterdeep. Ho smesso di scrivere a questo punto, lo notate. Io gli dico: no, continui. Ti guarda. Scrivere, continui. Va bene. E riprende a È scrivere importante. un po' in modo strafottente, nel senso scrive comunque quello che gli dite perché deve farlo, però iniziate, cioè per lui in questo momento state aggiungendo dettagli voi e non vi state limitando ai fatti per lui. Era l'unico indizio che avevamo.
e sulla base del quale ho poi ricontattato i miei compagni. Ok, Perché quindi in passato abbiamo avuto a che fare con questa persona, chiamarla persona forse è un po' troppo lusinghiero. Questa persona non c'è da ridere, ha ucciso 20 persone. non sto ridendo. Ok, l'unico indizio dell'accaduto quindi è questa lettera. È quella lettera, sicuramente. Non solo. Ok, ci sono altre cose che vi fanno presagire che sia stato rapito e non semplicemente scappato di casa? Certamente ci Il fratello sono. non poteva scappare di casa. Calma. Ci sono dei segni di impronte sulla finestra della persona scomparsa, un vetro rotto nella finestra della stanza adiacente, Sì, e dei trascinamento. segni di trascinamento e dei segni di caduta al di sotto della finestra rotta verso l'esterno. Potrebbe semplicemente aver trascinato una valigia e se ne è voluto andare dalla No, finestra. perché io ho trovato delle tracce di magia, di ammaliamento. Lei sa cos'è l'ammaliamento, mio Un caro? minimo di informazioni ce le danno quando ci addestrano. Va bene, riporterò Ecco. assolutamente i fatti. Prende la lettera. Se secondo voi questa è una prova, devo tenerla e allegarla alla denuncia. Certo. Va bene. La prende, la mette insieme al foglio che stava scrivendo e dei granelli di sabbia escono. A questo punto cercheremo delle informazioni, cercheremo, se verremo domani a vedere se qualcuno ha visto qualcosa di più, chiederemo Domani? in giro e non possiamo svegliare la gente nel letto. Come no? No, non è un pericolo pubblico in questo momento, non c'è nessun 20 tipo di... persone a Waterdeep questa killer. A Waterdeep più di 2 anni fa, a me mi sembra che voi state unendo dei puntini che vedete solamente voi. Allora, io secondo me non ci siamo spiegati bene. Allora, questo killer, chiamiamolo così, Il marionettista si il chiama. marionettista, Il marionettista. agiva sempre nello stesso Scrivilo. modo, L'ho scritto. sempre nello stesso modo. Veniva ritrovato sempre il biglietto, quello. Quindi c'è un collegamento E io e immagino... ci abbiamo pochi giorni. Io, Il fratello è in pericolo. io vi credo e non so... Io vi credo e non sto dicendo che non avete ragione, sto semplicemente cercando di farvi ragionare sul fatto che non possiamo fisicamente fare niente in questo momento. Non è Aspettiamo domani mattina alle prime luci dell'alba, verremo nella vostra casa a raccogliere ulteriori indizi se ce ne sono e a parlare con i vicini di casa se hanno visto qualcosa o qualcuno. Se ciò è se da questo risulteranno ulteriori prove, allora agiremo in altri modi, in base alle prove anche che troveremo. Se è tutto avvenuto come dite voi, ma mi sembra da capire che siete avventurieri o eravate avventurieri, visto che state parlando di un killer, fantomatico killer che Non è ha... un fantomatico killer, è un killer. Visto che state parlando di un killer che ha avuto attività più di 2 anni fa in un'altra città e nemmeno poi così vicina, comunque sia ci sono... Potrebbe essere comunque un emulet del killer, per quanto ne possiamo sapere. E ha colpito proprio uno di quelli con cui ha avuto a che fare. Secondo me è più una ripicca, una vendetta, più che una visione del killer. Quindi mi viene da pensare che se così fosse avrete altre notizie. Quindi nel caso teneteci aggiornati. Come teneteci aggiornati? Voi teneteci aggiornati. Certo, noi vi terremo aggiornati, vi aggiorneremo in caso di ulteriori scoperte, ma se qualcuno si mette in contatto con voi per qualsiasi motivo, fatecelo sapere, in modo che noi possiamo essere più tempestivi nell'aiutarvi. Ah sì, non so quello che sta dicendo. Non ho capito. Se troviamo altri indizi o qualcuno ci manda Ma loro altri devono trovare gli messaggi, indizi. Sono loro le forze sì, dell'uomo. ma se il killer ce l'ha con noi e contatta noi lo facciamo sapere a loro, così ci aiutano. Ah, ma se il killer mi contatta, il killer è... Il killer deve essere consegnato alla giustizia nel caso... Sì. Sarà mia premura farvi avere ulteriori indizi in caso ne troviamo e quant'altro. Ok, Il killer sarà costretto alla giustizia. Lei si sente in cuor suo, come si chiama lei? il mio nome è Ferdinand. Ferdinand. In cuor suo, lei si sente di star facendo il suo dovere, Sono mandandoci a casa
e dicendo che domani, e non ora, domani agirà per riportare l'ordine a Baldur's Gate, guardi dentro il suo cuore, guardi dentro il suo animo e soprattutto guardi il suo distintivo. Ferdinand prende un respiro, ti guarda e dice: capisco la vostra ansia e la vostra preoccupazione, ma ci sono delle procedure. A procedure batto fortissimo il pugno sul tavolo. Procedure le chiamano. E dove è finito l'onore dei pugni fiammeggianti? Non ho detto che non faremo niente. Tra poche ore si sarà l'alba. Il mio consiglio è quello: andate a riposare. Domani mattina all'alba una squadra verrà alla vostra abitazione, la sua abitazione, parlerà con voi e parlerà anche con i vicini nel caso abbiano visto qualcuno, perché se qualcuno è entrato in questa casa deve averlo pur visto. Da lì procederemo. Ok. Intanto vi ringraziamo e quindi ci vediamo domani mattina. Domani mattina. Andiamo. Sapete dov'è casa Goldium? Ok. No, infatti, Ecco. lasciate l'indirizzo, scrivi l'indirizzo quando glielo dici, se glielo vuoi dire. Vicolo Goldiu 7. Piccolo molto autoreferenziale. Lei sa chi sono io. Weimar Goldium. Non le dice niente questo nome. Dovrebbe. Quanti anni ha lei? Ha malapena 20 anni sto ragazzo. Studi. E me ne vado. Vi fa uscire e siete nella strada principale di fuori a mezzanotte inoltrata, con il freddo pungente che inizia a farsi. Andiamo a dormire. Ci rivediamo domani, quindi? Vai, ma abbiamo bisogno di riposarci. Lo so, cioè capisco la tua preoccupazione, però vedila così. Senza riposo siamo più scarichi e più deboli e non lo so, tante cose, e siamo meno efficienti e potremmo aiutare meno tuo fratello. Quindi cerca di dormire. Io non capisco. Cosa? Perché non hanno agito subito? Io avrei agito subito. Non possono svegliare un intero Io quartiere. facevo quel a lavoro lì. mezzanotte. Non possono svegliare un intero quartiere a mezzanotte. Ma la gente è in pericolo. Poteva essere chiunque. Non perché è mio fratello. Chiunque va protetto. Se è veramente lui, conosciamo il suo modus operandi. Sappiamo che non uccide subito. Quindi qualche ora in più, per quanto sia importante per trovare indizi, non farà la differenza. Non lo so. Il tempo non è dalla nostra. Non lo è mai stato. Sappiamo che dal ritrovamento del biglietto passavano 5 giorni e poi veniva esposto il... Non dirlo. Però il sappiamo corpo. com'è. Non dire. Non arriveremo mai. Io non voglio immaginare il cadavere di mio fratello appeso sulla pubblica piazza. Ma infatti agiamo prima, però abbiamo ancora 4 giorni. 3. 3. Perché il quarto è l'ultimo ed è troppo tardi. Mi sbaglio, magari mi sbaglio. Non sono mai stato una cima. È caduta della sabbia dalla lettera, Sì. dalla busta. L'abbiamo consegnato la busta, ma la sabbia dovrebbe esserci ancora a casa mia. L'ho lasciata cadere, non ci ho fatto molto caso. Potrebbe essere un indizio questo. Potrebbe. Sicuramente non era magica, oppure L'avrebbe vista. Fanny l'avrebbe notato. Non c'era magia nella sabbia. Però... Potrebbe essere qualcosa di particolare, Più di magari. altro, una polvere noi particolare. qui dove la troviamo la sabbia? Beh, nel fiume. Allora domani mattina, dopo che sono andati via i pugni fiammeggianti, andiamo al fiume. Magari troviamo qualche indizio. Tu raccogli quella sabbia, se è sabbia o non è un qualche tipo di polvere. Beh, la zona del Puoi fiume... studiarla, puoi analizzare. No, ma magari qualcuno sì. Non ho un laboratorio a portata di mano. Potrebbe essere banalissima sabbia. Potrebbe semplicemente, sì, indicarci dove è stata scritta la lettera, perché magari il suo rifugio è sulla sabbia, quindi sulla riva del fiume. Però la zona del fiume è molto ampia. La cosa della sabbia lo faceva Succedeva anche, in anche passato. prima, sì. E la sua firma. Sì, fa parte Ok, del... ok.
E quindi probabilmente è una cosa che noi abbiamo già, su cui noi abbiamo già ragionato. Sì, Quindi è sempre sabbia di è base. sempre Questo, sabbia, sì. in questo caso lo diamo, non per forza darlo per scontate, però. Però stiamo parlando comunque di 2 città dove ci sono dei fiumi. Fiumi, quindi Tutti e due sul mare sono. Sì, Semplicemente magari gli piace creare la sua base operativa vicino alle acque di un fiume o di un mare. o un depistaggio. O è un depistaggio, o è un suo tratto distintivo. Esatto. La sua firma a occhio e croce, quindi un motivo ci deve essere che ci è oscuro quale sia. Ma ripeto, per ora andiamo a riposarci. Domattina, con la mente più lucida, cercheremo nuovi indizi. Concordo. Dove ci vogliamo vedere? Davanti ai pugni fiammeggianti? Casa mia. No, qui tanto hanno detto che vengono da lui. Ok, perfetto. A meno che non vogliamo rimanere di notte insieme. Io vi posso ospitare. Io gelo male, proprio. No. Io vado in locanda, ci vediamo domani. E vado. Fine. ok. Io, se non ti dispiace, rimarrei qui. Non ho voglia di andare fino al negozio. Perfetto. In caso succeda qualcosa, sai come contattarmi. Vado a mettere a posto il disordine che mi avete lasciato sul tavolo. Ok. Prima dell'alba sarò qui. Mi sarebbe piaciuto che fossimo stati tutti insieme, ma vabbè. Avremo farò una tempo, ragione. avremo tempo per questo, e lo dico mentre sto camminando con il toc del bastone ferrato. Che riecheggia per le vie Mentre semivuote. scompaio. Vabbè, La io, nebbia. io ti faccio strada, Fanny, per prendere il mio letto, che io quando ti indico il letto mi giro verso lo scudo che è sporco. Oddio, cosa è successo? Prendo lo scudo, prete furia, lo pulisco. Questo viene con me. Hai urlato per questo? E vi chiudo la porta alle spalle. Io rimango interdetta davanti alla porta chiusa e dico, ma... boh. Ha urlato forse di più per lo scudo che per la lettera. Adesso non c'ero, ma me lo posso immaginare. Vabbè, fammi andare a dormire, va là. Buonanotte, Weimar. Nessuna risposta. Va bene. La notte dicono porti consiglio. Per voi no, non questa. Non questa notte. In questa serata avete rivissuto ciò che volevate dimenticare da 2 anni a questa parte? Avete rivissuto perdite? Avete rivissuto tradimenti? Quindi faticate a prendere sonno. E quando finalmente ci riuscite sono più gli incubi che vi vengono a trovare piuttosto che sogni ristoratori. Ma l'alba si fa presto, arriva inesorabile e con le sue luci inizia a rischiarare tutto e vi rivedete sotto casa di Weimar. Siete Kefka e Tanwin, arrivate praticamente insieme sotto casa sua poco prima dell'alba e anche voi vi svegliate. Ripeto, l'alba comunque la luce filtra dalle finestre, quindi quando vi colpisce vi sveglia e siete tutti svegli, voi di fuori e voi dentro casa. Ognuno, voi due nelle vostre stanze, voi due siete appena arrivati. Io con il mio bastone busso alla porta. Ti apro. Quando mi apre, estraggo un sacchetto da sotto la tunica con dentro carne secca e robe varie, pensando che non avesse niente, visto come mi hanno svaligiato la cucina, e glielo lancio. Mangiate qualcosa. E dentro, senza che neanche aspettare che si sposti, cioè proprio mi defilo dentro. Oh, grazie, Tanwin. Avevo un po' di languorino, in effetti. Prendi questi. Sono un sacchettino misero in cui ci sono quei pochi granelli di sabbia che sono riuscito a recuperare. Non saprei cosa farci. È l'unica cosa che abbiamo. Intanto me li metto nella tunica mentre penso a chi portarli
ti vengono in mente un paio di nomi, c'è un alchimista, un certo Aranel, però hai perso i contatti anni fa, magari gli potresti mandare una lettera. Questi sono dei pensieri che ti compaiono in testa. Tu resti fuori o entri? No, entro anch'io ovviamente, per ultimo chiudo, anzi faccio chiudere a Weimar la porta. Pensavo saresti tornato. Beh, l'obiettivo è comune a tutti, quindi o per forza o per amore. E mi siedo sulla prima poltrona che vedo. Ok. Sembrava più comoda quando la guardavi, però è comunque meglio di niente. Siete tutti dentro, ancora i pugni fiammanti non sono arrivati. Se volete parlare di qualcosa. Quando arriveranno? Perché non arrivano? Ancora non è l'alba, sta sorgendo adesso il sole. Io ho capito, ma è scomparsa una persona. Sono d'accordo, ma lo sai benissimo che hanno i loro tempi. L'altra volta non era molto meglio, se ricordo male, quindi... Io ho fatto domanda per entrare nei pugni fiammeggianti una volta che ci siamo lasciati. Chiaramente me l'hanno bocciata. Sarebbe stato diverso se ci fossi stato io dentro i pugni fiammeggianti. Quel Ferdinand che da strapazzo non è così che ci si comporta, non è così che si lavora. Sei comunque troppo coinvolto, non ti avrebbero lasciato indagare. Io indagherò lo stesso. Non ho detto questo, siamo qui per quello. Esatto, con loro non indagheremo. Potrebbero fare peggio. Sono Secondo me l'autorità, sì. però sono l'autorità, loro sono Sì, però allora, secondo me coloro che ci proteggono. Abbiamo fatto bene a comunicare la scomparsa di Willem. Per un semplice fatto anche Sfiga vuole ci siano altre scomparse? Sparizioni. Qualora ci siano altre sparizioni, fa numero, quindi potrebbero, vedendo Come fa numero? per muoversi e attivarsi. Fanny, vorrei ricordarti che di solito le sparizioni avvengono dopo che c'è stata una vittima. Stiamo parlando di mio fratello. Sì, ho capito. Però, comunque, ritornando al discorso, secondo me abbiamo fatto bene. Poi, che non nutriamo particolare Amore? fiducia verso i pugni fiammeggianti, questo ce lo possiamo tenere anche da per noi e effettivamente facciamo le indagini da per noi. Quindi noi il nostro dovere l'abbiamo fatto da bravi cittadini, poi facciamo quello che vogliamo. No, ma non funziona così. Bisogna agire nei limiti dati dalla legge. Beh, certo, facciamo Opinabile. quello che vogliamo, nel senso traiamo le nostre conclusioni, guardiamo se troviamo qualche indizio, in quel senso. Secondo me siamo più bravi, però... Quando dici questo, bussano alla porta. E vado subito ad aprire, corro ad aprire. Corri ad aprire, apri la porta e di fronte hai un uomo piuttosto avanti con l'età, con l'armatura dei pugni fiammeggianti, ma questa volta non come quella di quello che avete incontrato ieri sera, di cuoio. Stavolta è un'armatura di piastre e una cappa con sempre il simbolo dei pugni e un uomo, come dicevo, abbastanza in là con l'età, una quarantina d'anni, cappello corto e elmo sotto braccio, occhi severi e stanchi, e ti dice: buongiorno. Buongiorno, vi aspettavamo. Io sono il comandante Meomen Greisvosfall V. Mentre dice questo fa per entrare. Prego, si accomodi, gli stringo vigorosamente la mano. Lui ricambia la stretta, entra e vedi che al suo seguito ci sono una tiefling e un'umana, e entrambe sembrano poco più che reclute, sono veramente molto giovani. L'uomo entra e dice: le due ragazze sono delle reclute, sono con me per raccogliere informazioni. La tiefling si chiama Piggy e l'umana si chiama Lucy. Entrambe fanno un saluto piuttosto mesto. Buongiorno. Si guarda intorno e dice: posso sedermi? Prego, si accomodi, lo porto al tavolo Ok. Ti nella sala segue, principale. si mette a sedere e dice: immagino sia lei il proprietario della casa? Sì, lei è Weimar il Goldman. signor Weimar. Perfetto. Mi vuole ridire per favore cosa è successo?
Ho un rapporto ormai piuttosto confusionario. Ieri sera tornavo dal lavoro, rincasavo e mi aspettavo di trovare mio fratello, come tutte le sere, d'altronde. E entrando dentro casa e chiamandolo non ho sentito nessuna risposta. Sono salito in camera e non l'ho trovato. Ho trovato in realtà una lettera che ho lasciato al suo sottoposto. Ah sì, Piggy, la ragazza, la tiefling, si avvicina dandogli la lettera e lui la ripone sul tavolo, molto cauto comunque, cioè non è strafalcione, la poggia con delicatezza. E l'ho letta appunto e ho iniziato a ragionare, avendo già avuto a che fare con quel tipo di scrittura, al che sono andato in cerca dei miei compagni che anche loro avevano memoria di una traccia di quel genere, dato che nella nostra esperienza passata abbiamo già avuto a che fare con un killer appunto che ha ucciso a Waterdeep quasi 20 persone, più di 20 persone, nelle stesse modalità e con le stesse procedure, e prima di uccidere le sue vittime lasciava nelle loro case questa lettera. Siamo poi tornati a casa mia, abbiamo analizzato la situazione, la scena, e gli incantatori qua hanno rinvenuto delle tracce magiche di un incantesimo di ammagliamento. Mm-hmm. La finestra della camera di mio fratello aveva delle impronte di un'orma, così come la finestra della camera mia, che però era stata forzata, rotta. Inoltre, andando a vedere nel vicolo sotto la mia finestra, abbiamo notato delle tracce come di qualcuno che è caduto e poi dopo si è allontanato per i vicoli della città. Ok. Lui per tutto il tempo in cui parli ti guarda con attenzione, ascolta, fa dei cenni di assenso e quando finisci di parlare lascia un momento di pausa. Sembra quasi che ragioni. Non so se ho dimenticato qualcosa, io sono... No, sei stato molto esaustivo. Grazie. Beh, potrei vedere le stanze delle persone. Prego. Ok. Ti segue di sopra, vede anche lui l'impronta, gli fai vedere, immagino anche tutto, ok, quindi anche... Sì, lo porto alla finestra, lo porto alla finestra mia, alla finestra di mio fratello, lo porto anche, per quanto io sia fortemente ignorante in materia, dove è stata trovata l'aura di magia. Sì, proprio qui, nel pianerottolo tra le due porte. Ma adesso non c'è più, ovviamente, era molto flebile. Mm-hmm. Io so che il mio collega mi ha riferito che eravate abbastanza, giustamente, apprensivo ieri sera. Vorrei sapere se ha pensato per caso che potesse essere scappato in realtà. No. Ok, lo esclude Categoricamente. Lo esclude categoricamente. Dicevate che avete avuto a che fare con questo killer. Sì, il marionettista si chiama. Il marionettista. Non ne avete mai sentito parlare? Sì, mi sono informato prima di venire A Gita qui Waterdeep. a Gita Waterdeep. Immagino che le informazioni che a cui ho avuto accesso non erano completissime, quindi vorrei sapere nella normalità, dopo il rapimento, cosa accade. Lo so che non vuoi sentirlo, ma dobbiamo spiegargli il suo modus operandi. Va bene, Tanwin, procedi. La persona viene solitamente rapita, viene lasciata questa lettera, come vi ha detto Weimar, e dopo 5 giorni, abbastanza metodico, abbastanza preciso su questa cosa, viene ritrovato il corpo. Esatto. Sbatto sul tavolo. Batti sul tavolo. Ha una preferenza, non viene mai ritrovato in luoghi nascosti, gli piace metterlo in mostra nelle piazze e spesso in pose strane, per quello che viene chiamato marionettista. Gli piace giocare
con le sue vittime. Quando dici così, noti che Piggy, cioè in realtà, anzi, fatemi una percezione tutti quanti. 13. Ok? 19. 19 Fanny, 7. 7 Weimar, 17 Tamlin. Sarà che stai parlando con lui, tu sei quello che nota di più questa cosa. Però a parte te Weimar che sei in realtà incazzato in questo momento perché ti stanno ridicendo di nuovo quello che non vuoi Basta. farti sentire dire. È scappato mio fratello, ci volevamo bene. Soprattutto tu Tamwin noti che Piggy, la Tiefling, fa un cenno col volto come per voler dire qualcosa e si avvicina a Meomen, ma lui un attimo dice non è il momento, con la mano, senza parlare perché ti sta a sentire, lo sospinge via e quando finisci di dirgli queste cose lo vedi, di nuovo un attimo lo vedi pensieroso. Va bene, ora vorrei dare un'occhiata di sotto, controllare bene alcune cose, poi ci metteremo ovviamente alla ricerca di suo fratello, visto che avete questa paura ed è ovviamente... Non è paura, una certezza. Avete Hanno questa rapito. certezza. Allora, ci metteremo subito al lavoro. Dirigerò io stesso le indagini, se avremo altre novità ve lo faremo sapere e se qualcuno si mette in contatto con voi per magari in realtà chiedere un riscatto piuttosto che altro, fatecelo sapere in modo che possiamo agire, perché non è corretto che qualcuno si comporti in questo modo. Direi proprio di no. Noi pugni fiammanti cerchiamo di mantenere l'ordine e la calma in tutta la città, e se ci sono voci di killer o se ci sono appunto killer, ovviamente queste due cose vengono meno. Quindi se vorrei anche chiedervi un minimo di riservatezza nel parlare con gli altri. Beh, ci terremo per noi quello che abbiamo scoperto, certamente. Ci mancherebbe. Perfetto. Intanto vado a controllare di sotto e poi inizierò subito con proseguire le indagini. Vi auguro una buona giornata. Esce, si alza e Prego, l'accompagno alla porta. Ah, grazie. Gliela apri, immagino? Sì. Ok, lui esce e vedete sta Piggy che gli corre dietro come per volergli dire qualcosa, ma lui sempre dice non ora. Una volta con la mano, la seconda volta proprio gli dice soldato Piggy, al posto. E a questo punto Io questa cerco ragazza di si... raggiungerla un attimo, perché l'ho notato. L'abbiamo notato noi tre. L'ho notato La raggiungi, ma e sono curiosa io di mio, quindi voglio sapere. ti avvicini, ma lei è in questo momento, è in quella situazione in cui non può parlarti, in cui dirti qualcosa. Sta seguendo il suo superiore, in più gli ha detto non ora, gli fa capire che deve comportarsi in un certo modo. Escono. Io allora, vedendo per la situazione che dovrei correre più di quello che riesco per raggiungerla, mi fermo e dico ok, magari in un altro contesto penso se magari è il caso di andare a trovarla alla caserma, perché mi ha suscitato una curiosità, perché voleva parlare, magari sapeva qualcosa, aveva qualche nozione in più che Meomen non sa, e io però voglio sapere. Vedete Meomen con le sue due reclute che si dirigono dietro. Se li doveste spiare dalla finestra, vedete che che guardano bene, guardano se trovano altre impronte o informazioni che voi non avete visto, poi semplicemente appuntano qualcosa e fanno per andarsene in questo momento. Si dirigono verso una casa di fronte, bussano e vedete che entrano e da lì spariscono dal vostro campo. Io estraggo la mia fidata pipa dalla mia tunica, me la accendo, mi avvicino al nostro amichevole tiefling di quartiere. Hai visto il soldato? Sì, lei sa palesemente qualcosa che il suo superiore, penso, o non considera importante o non vuole far sentire noi. Quindi sai che avremo bisogno di trovarla. Certamente.
È la prima cosa che mi è venuta in mente, anzi... L'ho notato anch'io comunque. Volevo rincuorare, ma ho detto forse non era il caso. Cosa avete notato? Che Piggy, la Tiefling, voleva dire qualcosa al suo superiore, ma lui la bloccava sempre. Non era il momento, evidentemente. Esatto. Ma forse era qualcosa di utile e lui la blocca. Non era il momento. Se riusciamo a separarli per un minuto forse riesco a capezzarci qualcosa. Ma secondo me possiamo anche vedere, cioè andare magari più tardi in caserma e chiedere di lei. Ma no. È una cadetta adesso. Ma no, perché scomodarsi ad andare in caserma quando abbiamo il nostro caro collega che può facilmente sapere qual è la sua taverna preferita? Magari offrendole un boccale di birra sarà più propensa a parlare. È vero, non ci avevo pensato. Si prende più col miele che con l'aceto. Esatto. Allora cosa facciamo? Tu vai, andiamo a chiedere informazioni, vai da solo, dobbiamo andare insieme, cosa vuoi fare? Posso andare anche per conto mio, se volete aspettare qua. Cerco una taverna qui vicino, cerco qualcuno che sa, i collegi sono tanti e si tende a parlare tra bardi. A proposito di informazioni, visto che ci sei, trovami anche un certo Aranel. Ok? Per la sabbia? Per la sabbia. Vediamo dove è finito il tuo amico. È un alchimista. Ok, proviamo a cercarlo. Se è ancora qui in zona, spero. Altrimenti ci servirà un altro alchimista. Vabbè, l'importante è che sia un alchimista. Sì, forse un Competente. alchimista potrebbe capirci qualcosa di sta sabbia. In caso se non troviamo Aranel, dovrei avere nel libro mastro delle curiosità stregonesche qualche nome di alchimista, perché ricordo che era venuto da noi. Posso provare a chiedere qualche nome? Sì, ma se troviamo Aranel mi piace di più. Dai, lo conosco già, anche se non lo sento da un po'. Però io parto prevenuta, magari. Non lo senti da un po'. Anch'io pensavo che fossi morto, non ti sentivo da molto. Sei... Magari eri morto per vecchiaia, sia chiaro. Te l'ho già detto, ti sembra questo il modo di parlare al tuo maestro? Conosci bene la durata della nostra vita. Hai ragione, però un messaggio alla tua allieva, un messaggio. Potrei dire lo stesso di te. No, Stiamo perdendo tempo. hai ragione, Weimar, scusa. Ok, io vado, ci vediamo dopo quindi. Ti aspettiamo qui? Lo aspettiamo Aspetta, qui? mi è venuta in mente una cosa. Porca. Forse mi sbaglio. E se fosse tutto un losco stratagemma per depistarci? E se mio fratello avesse avuto la lettera, fosse uscito per andare a lavorare dall'erboristerista, come si dice? Erborista. Erborista, quello lì, cui lavorava, e fosse stato rapito nel mentre? Ah, non sappiamo l'esatto momento in cui è rapito in effetti. E questo spiegherebbe perché è caduto si è buttato dalla finestra il nostro amico. Se era da solo è più semplice che poi trasportare un corpo. Ma perché lanciare un incantesimo di emmagliamento dentro casa? Tuo fratello non era in grado? No. In realtà Aveva conoscenze di magia? La stava studiando? Erbe e basta. La stava studiando per qualche motivo? Che io sappia no. però potrebbe essere un ammagliamento è riuscito. Lui non è uscito dalla finestra, la finestra è un depistaggio. Anche le tracce sotto? Sappiamo che è molto intelligente, potrebbe averlo fatto, sì. Non lo possiamo escludere. In effetti, potrebbe starci. Cioè, allora, il fatto che sia venuto qui, che abbia preso qualcuno di caro a noi, Di nuovo. vabbè, l'altra volta il mio caro Kefka non era stato preso, è stato un dispiacere collaterale, non era un... E comunque è stato preso, in un modo o nell'altro. Vero. Però a me mi fa pensare che possa essere, cioè che abbia maturato un certo tipo di rancore in questi 2 anni.
e che sia ritornato proprio per noi. Quindi potrebbe anche starci che abbia messo così prove, indizi fasulli a caso. Non mi convince. Perché? Non è nel suo modo operandi. Lui arrivava, rapiva, non si faceva problemi a nascondere le sue tracce, perché non ne lasciava. È una persona che secondo me si reputa molto intelligente, talmente intelligente da non farsi beccare. Quindi perché depistarsi? Perché cambiare in questo modo? Sta giocando con noi. Si diverte. Cosa fa un marionettista con le proprie marionette? Chi gioca? Sì, ma è troppo metodico. Non mi torna. Ancora non abbiamo indizi certi. Ce ne abbiamo un po'. Però se vuole giocare con noi, potrebbe essere che di tutti gli indizi che abbiamo avuto, magari forse uno è giusto, ma che abbiamo così dato per scontato. Potrebbe essere anche solo la sabbia, non lo so, dobbiamo vagliare tutte le opzioni. Io sono convinta, perché se no perché è venuto qui, proprio qui, e ha rapito casualmente una persona cara a uno di noi? Perché? È troppo perfetto. Lascia perdere. Mi sembra di avertelo già spiegato. Il caso non esiste. Non l'ha fatto in maniera casuale. Ah no, appunto, non l'ha fatto in modo casuale. Ci ha scelto. Esatto, È sapere talmente esattamente tanto quello che rancoroso faceva. che ci ha badato 2 anni per preparare questo colpo. Non basta quello come metodo per giocare con noi? Per dimostrare che è più furbo di noi? Secondo me no. Se una cosa devi fare la fai bene. Ci aveva già fregato una volta e non siamo usciti con uno in meno. E cerca di immedesimarti nel killer. Rapisci suo fratello. Perché depistarlo? Non proveresti più piacere nel vederlo arrivare lì che ti ha trovato, ma comunque in ritardo? Beh no, perché queste sono perdite di tempo. Può essere che magari ci farà trovare qualcosa di certo per farci pensare di arrivare proprio lì, e invece no, ma speriamo che non sia così. Ma è quello che ho appena detto. È quello il miglior gioco, il miglior divertimento. Io mi sto innervosendo. Io infatti gli sto dando le spalle di proposito, perché mi sento il suo sguardo penetrante nella nuca. Io a sentir ciarlare voi, Vai, ma però Che abbiamo a bisogno sospettare di di fare lui. queste ipotesi, perché se no va non bene, abbiamo allora date il diavolo a cercare chi deve cercare, io vado dall'erboristerista lì, come si chiama quello? Va bene, andiamo in arboristeria. Ecco. Tu vai a vedere se riesci a trovare qualcosa. Quindi vi muovete voi tre, Fanny, Tamwin e Weimar, verso l'erboristeria, e te, Kefka, ti dirigi verso Una locanda per cercare qualche bardo del mio collegio. Perché ha Ok. senso che vada da solo, perché Sì, no, meglio, più sono da solo meglio è. Oltre perché di base non voglio che loro mi seguino. Certo. Oh, e siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Iniziamo a vedere i primi dissapori, le prime motivazioni che danno la spinta ai nostri personaggi per compiere le loro azioni. Abbiamo anche visto l'inizio delle indagini, ma non sono qui per ricapitolare la puntata appena ascoltata, ma per ringraziare voi per averci ascoltato e dedicato il vostro tempo, in prima cosa, e per seconda cosa ringraziare Pocket Bard che ci permette di utilizzare la sua musica sia all'interno delle nostre giocate che nel nostro podcast. A me non resta che darvi un ultimo saluto e a sentirci alla prossima settimana. Ciao!